L'idea, se vogliamo parlare di idea che ha suggerito questo intervento, questo mio intervento, è non solo l'assoluta contemporaneità ogni volta che si parla di guerra, perché non siamo mai usciti dalla guerra. Quindi la guerra di ieri è la stessa di oggi, con le stesse motivazioni, con gli stessi limiti, con in più la consapevolezza che non se ne esce. Diciamo, il rapporto che abbiamo con la realtà, cioè perché quando noi narriamo qualcosa che riguarda il passato, anche quello che ci siamo inventati, per intenderci, perché anche le nostre invenzioni, nel momento in cui le esponiamo, sono già il passato, fanno riferimento a qualcosa che è accaduto anche quando non è accaduto, cioè quindi è il rapporto essenzialmente con il tempo. Questo è alla base di quello che ci stiamo dicendo, che cos'è il tempo per noi e che cos'è il tempo in sé, cioè qual è il ruolo che il tempo ha nella nostra narrazione, quindi nel nostro rapporto essenzialmente con il passato, perché quando noi narriamo qualcosa o è accaduto o ce lo siamo inventato, ma non può che riguardare il passato. Noi, questo cosa vuol dire? Che noi non siamo mai riusciti ad avere un rapporto con il presente. Il presente ci sfugge, non appartiene al nostro reale, perché è sempre tradotto dal passato, cioè dall'idea che noi siamo e non possiamo che essere il nostro passato. Noi trasmettiamo qualcosa che o è accaduto o ci siamo inventati che fosse, ma riguarda sempre e soltanto il passato, o se preferite l'idea di passato. Oggi l'efficacia dell'ascolto nasce prevalentemente attraverso la domanda. Avrai notato che mediaticamente, quando ci si rivolge a un tema, un argomento, eccetera, si fa intervenire sempre, quando è in diretta o c'è un rapporto, diciamo, con la diretta, no? Sempre con la proposta della domanda, perché noi non siamo più in grado autonomamente di coprire l'orizzonte della conversazione, di quello che stiamo dicendo, eccetera. Quindi le domande hanno la funzione di chiudere la lettura in un'efficacia che è quella della brevità, dell'immediato, il rapporto con noi in quel momento, e facilita le risposte, perché altrimenti ci perdiamo nell'orizzonte del possibile o del potenziale, no? Il che poi finisce che non interessa a nessuno, perché non può che essere vago. Ecco, invece la precisione nasce dalla qualità della domanda puntualizzata in quel momento, perché noi sappiamo che in quel momento diamo una risposta, se ci chiamano dopo 3 ore ne diamo un'altra. Cioè, non siamo mai venuti meno al farci la guerra. Questo è il dato sul quale io ho pensato di costruire questa narrazione, questo racconto. Quindi, che cosa significa oggi la guerra? Cosa ha significato nel recente passato? Cosa ha significato nel lontano passato? Cioè, quindi, tutto quanto riguarda un'azione umana che non è mai venuta meno, che non si è mai modificata nel tempo, se non nell'uso di strumenti diversi, più aggiornati, eccetera, ma in fondo e nel profondo è rimasta questa ostilità dell'umano nei confronti dell'esistenza stessa. Cioè, quindi noi siamo nemici della nostra stessa esistenza, ovvero la combattiamo in tutti i modi possibili, ne facciamo strame appena ci è data l'opportunità, corriamo ai ripari solo quando ci tocca troppo da vicino o tocca solo noi.
Cioè, quindi in realtà abbiamo bisogno costantemente di avere un nemico che giustifichi il nostro comportamento inumano. Questo è, diciamo, il leitmotiv che determina il comportamento collettivo, al di là delle intenzioni, delle buone intenzioni, di tutto quanto noi cerchiamo di mettere davanti, soprattutto quando parliamo con i piccoli, perché quello che facciamo costantemente è ingannare i bambini rispetto a dove siamo o perché agiamo in questo modo, nascondiamo molto di ciò che noi facciamo ai piccoli e la ragione la conosciamo bene, perché siamo, uso un termine infatti, pestiferi nel nostro comportamento. Sarebbe improponibile che io a mio figlio piccolo di 4, 5, 6 anni dicessi esattamente le cose come stanno. Sarebbe impossibile da realizzare, cioè se non con diciamo con un rimorso incredibile, perché quantomeno, insomma, no? Perché è insopportabile, sarebbe insopportabile anche per noi, solo che noi mascheriamo questa insopportabilità con le motivazioni che ci diamo, che ci regaliamo, che sembrano essere, vogliamo farle apparire come la causa responsabile di. In realtà la causa responsabile di è il nostro comportamento inumano. Questo è alla base del comportamento che produce la guerra. Ma io intendo la guerra come la prima tragedia umana, cioè proprio il rapporto con il tragico. Cioè è il rapporto più evidente e più diretto che possiamo mai avere con il tragico. Cioè un essere umano che ha come obiettivo uccidere un altro essere umano. A prescindere, diciamo, dalle dimensioni, dalla cosa, è proprio l'atto di uccidere l'altro che è alla base e, se vuoi, l'elemento mostruoso della presenza umana, perché non esiste un'altra specie che agisca in questo modo per ragioni che non siano di mera sopravvivenza o che abbiano a che fare con la sopravvivenza. Com'è possibile che un essere vivente possa eliminare un altro essere senza vedere a rischio la propria sopravvivenza? Cioè che non abbia come motivazione il rischio della propria sopravvivenza. Ora noi spesso fingiamo che ci sia questo rischio, opportunisticamente, no? La maggior parte dei conflitti sono giustificati dalle invenzioni di qualche potente che decide che gli fa comodo che ci siano 100.000 morti anziché nessuno. Cioè, quindi questo, voglio dire, continua a essere presente nel mondo in modo incredibile. Però noto una cosa, che c'è una ignavia, c'è un'accettazione passiva di questo, cosa che non è giustificata da niente, perché poi queste persone sono singoli individui per la maggior parte, che potrebbero benissimo essere sospesi nella loro azione, basterebbe che ci fosse un insieme che avesse un obiettivo diverso. In realtà noi ci sottoponiamo a obiettivi che non ci appartengono nel quotidiano e li traduciamo invece come un'opportunità di potere aggiunto. Cioè, che ci sia qualcuno che terrorizza gli altri, alla fine in qualche misura ci sta bene perché lo fa al posto nostro, cioè quindi ci sostituisce in un'azione che noi non abbiamo né il coraggio né la forza né la voglia di fare. Risultato, otteniamo di più che non abbiamo il coraggio di perseguire perché non ce la sentiamo poi di agire in questo modo. Però facciamo agire qualcuno che invece questo lo fa abitualmente. No? E questo spiega, per esempio, perché Hitler, perché assoggettamenti di milioni di persone a degli esseri inqualificabili. E la domanda è ancora presente perché continuiamo a farlo. Punto.